Nell'era post-Covid gli acquisti online hanno avuto un'evidente impennata. Il mondo dell'e-commerce cresce a grande velocità e i cambiamenti a cui sarà soggetto nell'immediato futuro sono sempre di più. Scopriamo allora quali sono i trend e-commerce nel 2022 e oltre. 3 milioni e mezzo di italiani in più si sono decisi a fare un acquisto online in seguito al lockdown. Questo aumento ha permesso al settore e-commerce di crescere del 33% annuo, arrivando nel 2021 a fatturare online 64 miliardi di euro solo in Italia, con una spesa media di circa 1.600 euro a testa per quasi 40 milioni di persone con almeno un acquisto in Italia. Proprio così, se da un lato però l'e-commerce cresce, dall'altro lato il numero dei negozi fisici continua a diminuire. Pensa che nei primi 9 mesi del 2021 quasi 2000 punti vendita fisici in Italia hanno chiuso definitivamente le serrande. Questo però è un trend globale che ovviamente non riguarda solo il nostro paese. Dal 2017 infatti il mondo dei canali di vendita offline diminuisce progressivamente proprio per lasciare spazio ai canali online. Si prevede che nel 2025 un canale di vendita su 4 sarà totalmente digitale. In questo scenario l'Italia è però ancora piuttosto indietro. Pensa che l'85% delle aziende guadagna ancora meno dell'1% del proprio fatturato tramite e-commerce e i marketplace restano i top store per fatturato. Questo ritardo di adozione della tecnologia causerà una perdita stimata di 3,7 miliardi di euro nei prossimi 4 anni, a discapito degli e-commerce esteri che invece sono più avanti. Come avrai capito, ormai avere un e-commerce non è più un'opzione, ma una scelta strategica che devi prendere in considerazione sia che tu venda al cliente finale, sia che tu ti rivolga ad altre aziende. La parte difficile però non è tanto aprire l'e-commerce quanto renderlo profittevole. Considera infatti che il 90% degli e-commerce fallisce entro 12 mesi dall'apertura. Per evitare il problema, come sempre, devi partire dall'analisi dei dati. Devi capire innanzitutto come differenziarti da tutti i concorrenti e contemporaneamente devi capire molto approfonditamente i criteri di scelta dei tuoi clienti target oggi. Nel report di Casaleggio Associati del 2022, ad esempio, vediamo come la consegna gratuita sia il principale driver decisionale per un cliente su 2, seguito dai coupon sconto e dalle recensioni positive. Sembra oggi invece che interagire con una live chat importi solo al 14,5% dei clienti. Analizzare questi dati, capire i trend, ma soprattutto capire come applicarli al proprio e-commerce è l'unico modo per avere risultati online. Vediamo allora quali sono i 3 principali trend da tenere d'occhio nel 2022. Il primo trend è quello della sostenibilità. Entro il 2026 l'Europa punta a raggiungere l'impatto zero sul clima. Questo significa che tutti i settori saranno coinvolti nelle politiche di sostenibilità su energia, riciclo, co-design e così via. L'e-commerce, nonostante ciò che si possa pensare, in generale permette un risparmio energetico ambientale. Infatti l'impatto causato da un furgone delle consegne si è calcolato corrispondere a quello di 50 automobili di singoli consumatori, quindi in generale produce 2,3 volte meno CO2 rispetto alla catena distributiva fisica. Questo vantaggio si riduce quando le consegne sono rapide, quindi non si possono ottimizzare i carichi, tuttavia è bene valutare quali iniziative mettere in atto per rendere il proprio e-commerce sostenibile. Il secondo trend è il Buy Now Pay Later, che non riguarda solo gli e-commerce ma anche i negozi fisici. Questa nuova modalità di pagamento permette di dilazionare a tasso zero per i clienti il pagamento di prodotti e servizi. Analizzando i dati, attraverso questo metodo di pagamento rileviamo che il carrello medio cresce del 48%, i tassi di conversione dell'11% e, cosa ancora più importante, il tasso di riacquisto a 3 mesi sale del 64%. Questo metodo di pagamento è adottato da solo il 7% dei clienti, tuttavia è da poco disponibile su PayPal, su Amazon e su Shopify, quindi si stima crescerà molto velocemente nei prossimi mesi. Il terzo trend riguarda il social commerce, ovvero l'acquisto attraverso i social media e in particolare tramite contenuti video. Questo mercato dovrebbe raggiungere i 604 miliardi di dollari nel 2027 a livello globale, con Instagram e WhatsApp ai primi posti per importanza, a discapito di Facebook e YouTube che decrescono e hanno percentuali inferiori. Anche TikTok sta emergendo molto velocemente con un formato definito community commerce. Il vantaggio di questi formati per le PMI è che non ci sono barriere all'entrata perché chiunque può aprire un account e creare i video e contenuti. Tuttavia, per ottenere risultati concreti è fondamentale conoscere bene la propria audience.
Questi sono i 3 trend più rilevanti in questo momento, tuttavia come immagini ce ne sono tanti altri da monitorare, da tenere in considerazione e di cui abbiamo anche già parlato nei precedenti video, come ad esempio la customer centricity, la realtà aumentata e il metaverso. Quindi non ti resta che continuare a monitorarli, analizzarli, ma soprattutto capire quali di questi puoi applicare anche tu nel tuo caso specifico per restare sempre al passo e superare i tuoi concorrenti. Se ti è piaciuto questo video e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità dal mondo del business e dei big data, iscriviti al nostro canale YouTube, seguici sui nostri social e ricorda, Think Big Data!